Il Cinderella Tournament sta per iniziare e permetterà alla Stardom di iniziare marzo col botto. Ma la compagnia di Taro Okada ha deciso di terminare febbraio in modo altrettanto esplosivo, con uno show alla Hurricane Hall che promette di essere scoppiettante grazie a ben 2 match titolati. Sabato 28 febbraio dunque Hanako sarà chiamata alla difesa del Future of Stardom Championship contro Akira Kurogane. Un match che in realtà non è solo una difesa titolata, è il riflesso diretto della guerra tra EXV e Mi Vida Loca. È la conseguenza di una rivalità che ha cambiato per sempre gli equilibri della compagnia. È il prezzo di una sconfitta che ha portato allo scioglimento definitivo di una stable che sembrava destinata a dominare il futuro. Tutto parte da Supreme Fight, una serata che almeno sulla carta doveva consacrare definitivamente le EXV. Una stable che aveva costruito la propria identità sull'eleganza, sulla tecnica, sulla superiorità atletica. Una stable che aveva in Maika la propria leader, il gruppo, il proprio faro, la propria certezza. Ma dall'altra parte c'era la fame, la rabbia, la determinazione di Mi Vida Loca guidata da Suzuki. E quando hai una leader come Suzuki, non entri sul ring per partecipare, entri per distruggere. La vittoria di Mi Vida Loca a Supreme Fight non è stata soltanto una vittoria, è stata un colpo al cuore delle EXV, e il dettaglio che più di tutti ha fatto rumore è stato il modo in cui è arrivata. È stata Akira Kurogane a chiudere i giochi, a strappare la resa a Ryan con una sottomissione che non ha lasciato spazio a interpretazioni. Non un colpo fortunato, non un roll-up improvviso, una resa, un tap-out, una dichiarazione di superiorità tecnica e mentale. In quel momento qualcosa si è spezzato, perché quando perdi una guerra interna, quando vieni umiliato davanti a tutti, quando la tua compagna cede in mezzo al ring, non perdi soltanto un match, perdi credibilità. E la reazione di Maika al termine di quell'incontro ha parlato più di 1000 parole. Lo scioglimento definitivo di EXV, non è stato solo un gesto impulsivo, è stato l'atto finale di una delusione covata da settimane. Una decisione drastica, forse inevitabile, che ha cambiato per sempre il percorso di tutte le coinvolte. E in mezzo a tutto questo caos, a tutto questo terremoto emotivo, c'è stata una lottatrice che ha capitalizzato più di tutte, Akira Kurogane. Perché se sei tu a chiudere la contesa, se sei tu a strappare la resa, se sei tu a consegnare la vittoria decisiva alla tua stable, la compagnia non può ignorarlo. La Stardom ha deciso di premiare quella prestazione con un'opportunità titolata, un match contro la Future of Stardom Champion Hanako. Ed è qui che la narrazione diventa interessante, perché Hanako rappresenta qualcosa di molto diverso rispetto ad Akira. Hanako è crescita costante, è disciplina, è potenza controllata, è una campionessa che non ha mai avuto bisogno del caos per imporsi, ha costruito il suo regno passo dopo passo, difesa dopo difesa, dimostrando che il Future of Stardom Championship non è un semplice titolo di transizione, ma un laboratorio in cui si forgiano le stelle di domani. La differenza tra le due, direi, evidente. Akira arriva con l'onda emotiva di una vittoria pesantissima alle spalle, arriva con l'aura di chi ha contribuito a distruggere una stable rivale, arriva con la sicurezza di chi sa di aver piegato un'avversaria per sottomissione in uno dei match più importanti della carriera di Mi Vida Loca. Hanako invece arriva con il peso della responsabilità, perché quando sei campionessa non importa cosa succede attorno a te, devi restare solida, devi essere il punto fermo. Il contesto del 28 febbraio rende tutto ancora più significativo.
ultimo show del mese, ultimo evento prima dell'inizio del Cinderella Tournament del 6 marzo. Un momento di grande attenzione, perché ogni risultato può influenzare momentum, gerarchie, percezioni. E un eventuale cambio di titolo qui avrebbe un impatto enorme, perché se guardiamo al lato puramente tecnico, il match promette scintille. Akira Kurogane ha dimostrato di saper lavorare sulle articolazioni, di saper rallentare il ritmo, di saper trasformare un incontro in una battaglia mentale. La sua sottomissione su Rhea non è stata improvvisata, è stata costruita, lavorata, preparata. E contro una lottatrice fisicamente dominante come Hanako, la strategia potrebbe essere simile. Togliere potenza alle gambe, ridurre l'esplosività, portare la campionessa su un terreno meno favorevole. Ma Hanako non è Ryan. Hanako ha una struttura fisica che le permette di ribaltare l'inerzia con una sola mossa. Ha una presenza che riempie il ring e soprattutto ha imparato a non sottovalutare nessuno. La sua evoluzione psicologica è stata evidente, non è più la rookie che punta solo sulla forza, è una campionessa consapevole. Quindi la vera domanda è: Akira riuscirà a fermare la forza distruttrice di Hanako? Perché qui non c'è Mivida Loca a coprire le spalle alla Kurogane. Qui c'è un titolo in palio, qui c'è un 1 contro 1. E se da una parte la spinta emotiva può essere un carburante incredibile, dall'altra può trasformarsi in pressione. Sì, perché è vero che Akira è in un momento d'oro grazie a ciò che è accaduto a Supreme Fight, ma è anche vero che la Kurogane non è mai stata forse su un palcoscenico così grande. Ed è per questo che personalmente, guardando il quadro completo, credo che la cintura resterà nelle mani di Hanako. Non perché Akira non sia brava, non perché non abbia meritato l'opportunità, ma perché narrativamente parlando questo regno ha ancora molto da dire. Il Future of Stardom Championship in questa fase ha bisogno di stabilità, ha bisogno di una campionessa che continui a rappresentare crescita e continuità. Ma anche perché personalmente non ritengo Akira Kurogane pronta per il grande passo. Certo, un cambio di titolo adesso sarebbe uno shock, un segnale fortissimo, ma forse prematuro. Akira ha guadagnato legittimità, ha guadagnato credibilità, ma il salto da decisiva in una rivalità a squadre a campionessa è enorme. E alla Korakuen Hall, davanti a uno dei pubblici più esigenti del Giappone, ogni minimo errore viene amplificato. Lo show del 28 febbraio dunque non chiuderà solo il mese, chiuderà un capitolo, perché dopo Supreme Fight nulla è più come prima. Le EXV non esistono più. Mivida Loca ha dimostrato di poter riscrivere gli equilibri e questo match è una delle prime vere conseguenze di quel terremoto. Ma quando la polvere si poserà, quando l'arbitro conterà fino a 3 o quando qualcuno sarà costretto a cedere, credo che vedremo ancora Hanako con il braccio alzato. Perché a volte la storia non ha bisogno di una rivoluzione improvvisa, ha bisogno di coerenza. E il suo regno oggi merita ancora di continuare. Ma se il Future of Stardom Championship rappresenta il domani, il Wonder of Stardom Championship rappresenta il presente che brucia, rappresenta l'eccellenza, rappresenta il livello immediatamente sotto l'oro rosso. E quando sul ring della Korakuen Hall saliranno Konami e Ina, sabato 28 febbraio, non sarà semplicemente una difesa titolata, sarà uno scontro tra freddezza e ambizione, tra disciplina e fame, tra una campionessa che ha già dimostrato tutto e una sfidante che vuole dimostrare di essere pronta ad accelerare il proprio destino.
Prima però di parlare di tutto ciò, se siete arrivati fin qui è perché molto probabilmente amate il mio lavoro o comunque siete super fan della Stardom quanto lo sono io. Allora, se volete sostenere ciò che faccio, beh, potete farlo tramite il link PayPal che trovate qui sotto in descrizione. Ogni donazione, anche la più piccola, è un aiuto concreto alla crescita del mio progetto. Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno contribuire. Detto ciò, non dimenticate di seguire Donne tra le corde per restare aggiornati con tutte le info provenienti dal mondo del women's wrestling. Trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde qui sotto in descrizione. Ma torniamo a noi perché per parlare dettagliatamente del match tra Konami e Ina dobbiamo fare un passo indietro. Sì, perché tutto parte ancora una volta dal 7 febbraio, Supreme Fight, una serata che ha già cambiato gli equilibri della compagnia per mille motivi. Konami, Wonder of Stardom Champion, difende con successo la White Belt contro Ami Sourei, una difesa solida, intelligente e chirurgica. Konami non è il tipo di campionessa che travolge con spettacolarità fine a se stessa. Lei ti studia, ti isola, ti spegne. Il suo wrestling è fatto di controlli di transizioni a terra, di colpi precisi che non fanno rumore ma lasciano segni. Eppure quella sera, subito dopo la vittoria, non c'è stato il tempo di respirare, non c'è stato il tempo di celebrare, perché Ina si è fatta avanti senza esitazioni, senza tremori nella voce, senza quell'aria da ci proverò un giorno. No. Ina ha puntato la cintura, ha puntato la white belt, ha puntato direttamente Konami. Da quel momento la narrativa si è messa in moto e ciò che rende questa sfida interessante non è solo l'atto simbolico della sfida, ma quello che è successo dopo. Ina non si è limitata a lanciare parole al vento, ha iniziato a costruire credibilità sul campo, vittorie nei tag match, vittorie contro membri di Hate e, dettaglio non da poco, anche una vittoria diretta contro Konami in un match a squadre. Non uno contro uno, certo, ma abbastanza per instillare un dubbio, abbastanza per far capire che non si tratta di una ragazzina ingenua che ha usato troppo. Sì, perché Ina dal 7 febbraio in poi ha cambiato atteggiamento. C'è una determinazione diversa nei suoi occhi, una maturità crescente nel modo in cui gestisce il ring. Non combatte più per fare esperienza, combatte per vincere. E quando una lottatrice inizia a credere per davvero di poter competere con l'elite, qualcosa cambia nel suo modo di muoversi, di colpire, di respirare durante un incontro. Dall'altra parte, però, c'è Konami. E parlare di Konami significa parlare di una delle menti più fredde e metodiche della Stardom. Non è solo tecnica, non è solo submission, è una mentalità. Konami entra sul ring con un piano e se quel piano non funziona, ne ha un secondo. E se anche quello viene neutralizzato, ne costruisce un terzo in tempo reale. È una giocatrice di scacchi in un mondo in cui molte giocano ancora a dama. La White Belt, il Wonder of Stardom Championship, non è un titolo che cambia facilmente padrone. È una cintura che richiede continuità, credibilità, presenza scenica. E Konami, dopo la difesa contro Ami Sourei, ha ribadito di essere nel pieno controllo del proprio regno. Non ha mostrato crepe, non ha mostrato esitazioni. E questo rende la missione di Hina ancora più complessa. C'è poi il fattore tempismo. Siamo alla vigilia del Cinderella Tournament che inizierà il 6 marzo. E storicamente questo periodo dell'anno è delicato. È un momento in cui le gerarchie possono essere scosse, ma è anche un momento in cui la compagnia tende a mantenere punti fermi in alto per dare stabilità alla narrazione complessiva. Cambiare la White Belt pochi
giorni prima del torneo, beh, sarebbe una scelta audace. Non impossibile, attenzione, ma audace. E se analizziamo il lato tecnico del match, il contrasto è affascinante. Ina ha dimostrato negli ultimi mesi di aver aggiunto intensità al proprio arsenale, più aggressiva, più diretta. Sta lavorando meglio sulle transizioni e soprattutto ha migliorato la gestione dei momenti chiave. Non si fa prendere dal panico quando l'incontro rallenta e contro una lottatrice come Konami. Questa è una qualità fondamentale. Ma Konami vive nei momenti lenti, li domina, li manipola. Se il ritmo scende, lei è nel suo habitat naturale. Se l'incontro va a terra, beh, diventa una trappola. Ogni presa può trasformarsi in una sottomissione. Ogni errore può costare caro. E Ina dovrà essere perfetta. Non brava, non solida, perfetta. La vittoria di un match a squadre contro Konami è un precedente interessante, ma un match titolato uno contro uno, beh, è un universo completamente diverso. La passione è differente, il tempo sembra dilatarsi, ogni secondo pesa il doppio e Konami in queste situazioni raramente sbaglia. Parlandoci chiaro, la possibilità che Ina conquisti la White Belt oggi è remota. Non per mancanza di talento, non per mancanza di cuore, ma per una questione di costruzione narrativa e di tempistiche. Il suo percorso sembra ancora in fase ascendente, sta accumulando credibilità, sta costruendo fondamenta e forse una sconfitta combattuta, una prestazione che la consacri come contender seria, potrebbe addirittura essere più preziosa di una vittoria prematura. Perché in fondo la White Belt non è solo un premio, è un test. E Konami è una campionessa che ama mettere alla prova le sue sfidanti, non concede nulla, non regala nulla e soprattutto non si lascia trascinare dalle emotività. Ina potrà avere la spinta dell'ambizione, ma Konami avrà la lucidità dell'esperienza. Il 28 febbraio alla Korakuen Hall non sarà soltanto l'ultimo show del mese, sarà un crocevia. Per Hanako e Akira sarà la conseguenza di una guerra tra stable. Per Konami e Ina sarà una prova di maturità. E mentre il Cinderella Tournament si avvicina, ogni risultato contribuirà a definire il clima con cui la compagnia entrerà in marzo. Se dovessi sbilanciarmi, e sapete perfettamente che mi piace farlo, beh, credo che ambo le campionesse rimarranno tali. Non perché Ina e Akira Kurogane non siano pronte, ma perché quel giorno non è ancora arrivato. E quando arriverà sarà inevitabile, sarà travolgente, sarà il culmine di un percorso chiaro e definitivo. Ma a volte nel wrestling le sconfitte sono capitoli fondamentali. Se Ina e Akira dovessero cadere dopo una battaglia memorabile, potrebbero uscire dal ring più forti di come sono entrate. Potrebbero entrare nel Cinderella Tournament con una nuova consapevolezza, con la rabbia giusta, con la fame amplificata. Il 28 febbraio vedremo due difese titolate che raccontano due storie diverse. Una legata alla fine di una stable e alla nascita di nuove opportunità. L'altra legata all'ambizione pura di una giovane sfidante contro la freddezza di una campionessa affermata. E quando le luci della Korakuen Hall si spegneranno, quando febbraio sarà ufficialmente archiviato, credo che sia Nako sia Konami alzeranno ancora le loro cinture, perché prima delle rivoluzioni spesso servono fondamenta solide. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e ditemi, secondo voi avremo nuove campionesse? Oppure le cinture rimarranno salde tra le mani delle attuali regine? Scrivete i vostri pronostici qua sotto nei commenti. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo contenuto. Grazie di cuore a tutti voi.
Vai poi!